Ciao a tutti. Un mese dall'ultima volta, ho saltato una puntata, mi dispiace. Come sapete, quando il lavoro chiama, la produzione dei video ne può risentire, ma questa è anche la vostra garanzia che ogni volta che saremo qui a parlare di alta fedeltà insieme lo faremo per il puro piacere di chiacchierare, di condividere i miei pensieri con voi e mai per un interesse economico che per me risiede totalmente altrove, ben lontano dalle materie di hi-fi. Perciò ho trovato finalmente un po' di tempo, ho messo insieme questo video con il quale vi voglio portare a come eravamo ma non una vita fa, oddio, ormai sembra una vita fa, però non stiamo parlando di archeologia hi-fi, stiamo parlando appena appena della fine degli anni 90 inizio dei 2000, un'epoca che per me è molto speciale perché corrisponde al mio ingresso in questo hobby, alla mia fascinazione per la riproduzione sonora e la coppia di diffusori, le Yamaha Concert 11 che vi presento, o di cui vi accendo un ricordo perché immagino molti di voi le conosceranno ben bene, sono state proprio un'apripista per me, ma sono anche un buon simbolo, e questo è il senso del video di oggi, un buon simbolo di cosa ci regalava il mercato dell'alta fedeltà a cifre certamente impegnative come in questo caso, ma così lontane dalla follia schizoide nella quale siamo immersi oggi. Spero come al solito di portare, oltre ad una recensione di tutto punto, anche qualche spunto di riflessione che ci possa accompagnare a consolarci e a trovare sempre soddisfazione, un po' attingendo al passato, un po' barcamenandoci con consapevolezza nell'offerta di oggi. Andiamo a vedere i diffusori. Camicia Abercrombie presa dall'armadio delle superiori, un'audioguida datata 1998-1999. Avevo 13-14 anni, io sono dell'85 e questo era il momento in cui mi appassionavo all'alta fedeltà. Non sapevo mica cosa fosse un'audioguida. Nasceva tutto con mio padre che mi portava in un negozio a Como, la Eltron, un megastore di elettronica, poi divenuto Supermedia, poi, e molto inusuale per un posto come Media World avere una sala hi-fi così ben curata, ma in quella sala hi-fi, in quel negozio di Como, c'era Mauro Carnevali, ex giornalista hi-fi, persona estremamente appassionata e posso dire anche estremamente competente, che metteva lì degli impiantini che sapevano veramente stregare. Di certo l'hanno fatto con me, perché la prima volta che ci sono stato accomodato su una sedia davanti a due belle Yamaha Concert 8, ovvero la cassa sorella minore di questa qui, che si fermava qua, sotto a questo meraviglioso midwoofer Sys XL. La cassa Yamaha Concert 8, con i suoi stand, era una cassa da poco più di 4 milioni di lire, quindi un oggetto già importante, un oggetto che ricordo un suono meraviglioso, non per nulla nel 97 o nel 98 vinse l'ISA Award nella sua categoria, veramente un oggetto stupendo e ne ho avute poi 3 coppie, ma questa è un'altra storia. All'epoca guardavamo con mio papà, guardavamo tutt'altro, nella mia famiglia desideravamo mettere un impianto home theater giù in taverna, che sarebbe stata la soluzione alternativa per il sottoscritto al classico compattone da supermercato con le manopole, super bass e tutte quelle scemenze lì. Mio papà e mia madre si erano decisi a educarmi ad un ascolto un po' più maturo rispetto a quegli affari e quindi a dotare la taverna di un impianto home theater per goderci i film e la musica insieme e l'impianto sarebbe stato un entry level della Yamaha. Mentre sceglievamo l'impianto entry level io mi godevo le Concert 8 con il buon Mauro Carnevali che da bravo cicerone mi raccontava vita, morte e miracoli e io ne capivo l'1%, ma capivo subito che quello sarebbe stato un hobby da tenere caro che mi avrebbe fatto impazzire negli anni. Ebbene, siamo qui oggi a parlare delle Yamaha Concert 11, le sorelle maggiori di quelle meravigliose cassettine, perché avevo voglia di condividere con voi appunto un tuffo a come eravamo. Come eravamo perché di acqua sotto i ponti ne è passata nel bene e nel male, la cultura è cambiata nel bene e nel male e quello che troviamo in un'audioguida oggi è cambiato sicuramente drasticamente.
Se io vado a cercare questi diffusori in questa audioguida 9899, li trovo nel catalogo Yamo, è assolutamente variegato, con oggetti di ogni prezzo, dove loro sono il secondo miglior prodotto dall'alto, ad un costo di 6 milioni e 280 mila lire. 6 milioni e 280 mila lire, una bella cifra. Tradotta in euro, come mi aiuterà un'audioguida di molti anni successiva, audioguida 2004-2005, pieno euro, ecco che le D870, il nome che da Concert 8 è stato cambiato in D870 negli anni, ma è la stessa identica cassa, costerà poi 3.300 euro. Queste sono le cifre, secondo Yamo, per portare a casa un prodotto di alto livello, superato nella propria offerta soltanto dalle Oriel, un meraviglioso spilungone di prezzo nettamente più alto, 24 milioni di lire, che però non si vedeva neanche nei negozi, se non in quelli più esoterici. Questo è il prodotto a cui Yamo puntava per dire: volete ascoltare musica ai massimi livelli? Quando sfogliavi il loro catalogo, in cima a tutto trovavi la serie Concert 8 e 11. Oggi cos'è successo rispetto ad allora? È successo che oggi con 3.000 euro quasi uno neanche ci crede, o meglio, crede di stare assaggiando l'alta fedeltà. Qui pensavi di essere arrivato, pensavi che fosse l'oggetto da mettere nel tuo salotto migliore, tra l'altro molto belle, si capisce che erano anche pensate per case di un certo tipo che pretendevano arredi di un certo tipo, sono davvero stupende, dopo le guardiamo un po' più da vicino. Un appassionato, il discerning audiophile, attento, che guarda bene le cose, che si cerca, che si sceglie il suo suono con attenzione, con perizia, che vuole veramente ascoltare la musica e godersela per anni, senza essere afflitto da sindromi del cambiamento, poteva puntare a un diffusore di questa caratura e dire: caspita, ho fatto l'acquisto veramente importante, l'acquisto grosso. Certo, esistevano gli eccessi, sono sempre esistiti gli eccessi che io all'epoca non conoscevo ma li ho imparati in seguito e qualcuno poi me lo sono comprato per divertirmici, esistevano e come? Esistevano le Apolog di Goldmund, tanto per dirvene una, ma quante ce n'erano? Cose folli, ma come quando sfogliavi una rivista come Evo, sognavi leggendo delle Koenigsegg, delle Pagani, delle Bugatti, ma quelle non erano le auto che l'appassionato di motori andava realmente a comprare. Qualcuno, qualche fortunatissimo, rarissimo fortunatissimo, ma l'appassionato anche alto spendente che voleva una macchina sportiva mica comprava quelle robe folli, comprava bellissime auto sportive come il buon catalogo di Ferrari, di Porsche e via dicendo. Queste qui erano un po' la Porsche dell'epoca, a 6 milioni di lire o 3.300 euro. Oggigiorno faccio fatica a girovagare nell'offerta odierna e trovare che l'appassionato con questa disponibilità economica sia trattato con lo stesso riguardo di appassionato consapevole, di appassionato arrivato, di uno che vuole veramente mettersi in casa l'oggetto della vita, perché no, per tanti anni. No, oggi il 3.000 euro sembra un po' una porta d'accesso per annusare quello che i brand al giorno d'oggi vogliono farti vedere con cifre che almeno partono dai 20.000 euro a salire. Il vero clou è nei 20.000 euro, nei 30.000, nei 40.000, ci sono anche i 200.000, c'è anche il mezzo milione, ormai non ci vergogniamo più di nulla. Mentre l'oggetto da poche migliaia è che vuoi. Poi con i listini che si trattano al 50%, tutto assume anche una dimensione ancora più modesta rispetto alla spesa che invece dovrebbe essere, caspita, importante di un oggetto che deve suonare la musica, accidenti, e dovrebbe suonarla molto bene. Voglio dire che i diffusori di oggi suonano peggio? No. Voglio dire che il mercato a cui ci si affaccia oggi ha delle logiche di prezzo e di accoglienza del cliente diverse da quelle dell'epoca. Oggi con 3.000 euro sei all'entry level, un tempo con 3.000 euro eri il pascià che prendeva il più bel diffusore della Yamo, a parte la Oriel. E quindi la mia considerazione è che è bello ogni tanto, anche se si ama stare dietro alle modernità del mercato, all'attualità del mercato e si vuole fare la pazzia, si vuole magari, per chi può,
fare il lancio verso il mega diffusore iper top che costa come una utilitaria, anzi che costa come una bella Gran Turismo, ma non è male ogni tanto fare un saltino indietro e ricordarsi che cosa ci dava l'alta fedeltà a cifre relativamente accessibili quando volevamo realmente ascoltare la musica e c'era meno moda, meno fuochi d'artificio a colorare il panorama. Veniamo allora alle Concert 11. Che cosa ti davano per questi 6.280.000 lire? Ti davano una cassa da 32,5 kg con una bella finitura in ciliegio e dei profili assolutamente curati e non banali, tutto stondato, tutto lavorato in maniera molto molto fine. Cabinet da 25 mm in MDF, all'interno una foam smorzante, scolpito a nido d'ape in modo da massimizzare la sua superficie di contatto con l'aria e quindi il suo potere smorzante, un baffle anteriore in un materiale che Yamo chiamava NCC, Non Coloration Compound, un sandwich di 2 superfici plastiche con all'interno fino a 30 mm di resina smorzante e sabbia al quarzo. Molto inerte, pensato proprio per supportare nella maniera più rigida possibile questi bellissimi altoparlanti e limitare il più possibile il transito delle vibrazioni tra l'uno e l'altro in modo che non si intralciassero nel loro mestiere a vicenda. Altoparlanti di primissima qualità. Tweeter Seas serie XL, flangia stampata in zinco, tenero, ottimo per adagiarsi e accoppiarsi perfettamente sul baffle. Cupola in Sonotex, ovvero seta con 4 strati di coating per renderla più rigida e più smorzata. Bobina in argento e scarico della contropressione del tweeter mediante un foro attraverso il magnete che sfocia in una camera a sé stante finemente smorzata. Woofer, anch'esso Seas serie XL di nuovo, cono in magnesio stampato, sospensione in gomma, ogiva in rame, cestello in magnesio stampato, magnete con un doppio anello di rame per cortocircuitare le correnti parassite, le eddy current, indotte dalla bobina al gruppo magnetico. Woofer con un cono in polipropilene e una sospensione anche qui in gomma, anche qui cestello in magnesio stampato. Questo uso di magnesio per il cestello sia per la rigidità che per il suo essere amagnetico e quindi non disperdere nessuna parte del flusso magnetico del motore sul basket. Base reflex frontale e una interessantissima morsettiera posteriore, non in quanto tale, ma in quanto ciò che cela. La morsettiera posteriore è un'insolita parata di 3 coppie di morsetti, delle quali ovviamente 2 sole si riferiscono alle vie, cioè la coppia di morsetti per la via bassa e la coppia di morsetti per la via alta, permettendo così il by-wiring, ma la terza coppia di morsetti, quella superiore, non si collega direttamente a una via, è lì per essere ponticellata a piacimento con alcune combinazioni possibili di ponticelli e di forme per personalizzare la risposta in gamma medio-alta e altissima del diffusore al proprio gusto, al proprio ambiente o a entrambi. Una funzione che la rende veramente versatile, ancor più della sorella minore che oltre a non avere questo apporto extra in basso, non ha la possibilità di personalizzare la gamma alta. Gli altoparlanti sono 1 pollice, 6 pollici e mezzo, 6 pollici e mezzo. Ripeto, 32,5 kg di diffusore in un ingombro assolutamente non esagerato, facile da collocare. L'unica dimensione che forse è un po' impegnativa rispetto alla cassettina 80 kg è quello della profondità, 38 cm, quindi è un bel cassettone alla fine. Infatti sono 110 litri lordi all'interno. I tagli di crossover previsti per questi altoparlanti, per queste 3 vie, sono dalla gamma bassa alla gamma media un taglio a 150 Hz, dalla gamma media alla gamma alta un taglio a 2,5 kHz, che pone questo splendido midwoofer in condizione di assoluto relax rispetto al suo punto di break-up a 4 kHz, frutto della rigidità e della bontà
della sua membrana in magnesio e tutto il resto con il quale è stato progettato. Sapete che è un piacere stare accanto e guardare da vicino un prodotto del genere, perché non è mica più tanto frequente avere livelli di finitura e di attenzione al dettaglio così alti. Non è facile per un prodotto di questo costo vantare altoparlanti con una bobina in argento. Vantare altoparlanti con questo livello di attenzione a tutti i dettagli, anche il profilo a tromba di questo invito del tweeter, della flangia, era una cosa ricercata per la sua dispersione, per la sua timbrica. Tutto quello che stiamo vedendo e toccando aveva una funzione precisa. Ci sono anche dei bei piedoni sotto con dei fori filettati e un kit di punte da poter installare, punte che io ho installato, ma del setup parleremo meglio più tardi, dove spiegherò come ho fatto funzionare al meglio in questo ambiente questi diffusori. Tutto quanto vedo e tocco è espressione di una grande cura e di un enorme rispetto per il cliente davanti alle sue 6.280.000 lire. Ecco il manuale e la pagina che spiega le configurazioni possibili per la risposta in alta frequenza. Abbiamo una possibilità di una risposta flat e una possibilità di una risposta che aumenta di 1 decibel sopra i 3 kHz, che diminuisce di 1 decibel sopra i 3 kHz, che aumenta di 1 decibel solo sopra i 10 kHz e che aumenta invece di 1 decibel sopra i 3 e un altro decibel sopra i 10. Ora, nell'epoca in cui questi diffusori venivano recensiti, ho letto alcune bestialità tra le recensioni dove si volevano accusare questi diffusori di essere troppo aperti e affaticanti. È incredibile come, è vero che il gusto sia soggettivo, però la musica dovrebbe dirci qualcosa di univoco e oggigiorno penso che chiunque ascolti questi diffusori, abituato ai progressi tecnologici che si sono fatti nel campo degli altoparlanti, abituato ad una timbrica, è vero, talvolta anche esageratamente sterzata verso l'iperdettaglio, tuttavia penso che oggi chiunque direbbe che questi sono diffusori semmai tendenzialmente morbidi anziché acidi. Per questa ragione tutti i tentativi che ho fatto per ottenere il massimo sono andati mai nella direzione di un'attenuazione, ma semmai nella direzione di un aumento della presenza in gamma alta. Sono arrivato fino a provare l'estremo +1+1, che mi è sembrato però eccessivo perché snaturava a mio parere la timbrica del diffusore. Quello che mi ha dato soddisfazione duratura e sul quale mi sono adagiato per tutta la recensione è questa configurazione qui, quella che parla di più 1 decibel dai 10 kHz. Non sarà un caso che in questo ambiente di ascolto sono state fatte tarature, configurazioni ambientali di assorbimento, di arredo, tutto quanto, per ospitare diffusori che avevano effettivamente una certa tendenza all'apertura in gamma alta. Vedasi il larga banda Lotex Stem, vedasi anche le Yamaha NS5000, delle quali, se si prende il manuale e si legge il loro grafico di risposta in frequenza, si noterà una ultima finale impennata della gamma alta proprio prima del loro roll-off. Quindi direi che tutto torna, tutto è coerente con le abitudini e con la tradizione di questa stanza e perciò sembra che la logica sia dalla nostra parte. Vediamo un po', istruzioni per l'uso, o meglio, come sono arrivato qui dentro ad un suono che mi fa dire tutt'oggi wow davanti a questa coppia di diffusori. Le Concert 11 sono state posizionate in un ambiente che per anni ha coltivato l'ingresso e il buon suono di altri due sistemi con delle peculiarità piuttosto precise. Le Lotex con il loro altoparlante stem, che anche se in maniera molto minore ad un louder comunque esibisce quella tendenza a sparare verso la gamma medio-alta, diciamo oltre i 5 kHz, e le Yamaha NS5000, che pure loro, se prendiamo il loro manuale e il grafico della risposta in frequenza, vediamo che verso i 10K tendono a diventare un po' più presenti e poi cedere verso il loro roll-off alle frequenze più elevate. Quindi due diffusori consecutivi con una certa frizzantezza in gamma medio-alta e altissima e perciò un ambiente che ho progressivamente tarato
mettendo arredi, mettendo cuscini, materiali smorzanti, tutto quello che mi è capitato tra le mani, prove su prove su prove, perché in 2 anni e mezzo di prove se ne sono fatte veramente tante qui dentro, credetemi. Tutto è tarato per far esprimere in maniera piacevole e lineare quei sistemi. È chiaro che in un ambiente del genere, se porti un diffusore nuovo, devi anche prepararti al fatto che la taratura non vada nel verso corretto per farli esprimere. E in effetti, non appena ho posizionato le Concert 11 qui davanti a me, la mia prima impressione, mettici pure i loro 25 anni e una concezione sonora diversa da quella dei due sistemi appena citati, ma la prima impressione è stata quella di un diffusore morbidone, tanto che mi sono ricordato le recensioni dell'epoca, alcune in particolare, che definivano questi diffusori piuttosto aperti, per qualcuno fin troppo, addirittura sgradevoli. No comment, per me questi sono diffusori persino fin troppo morbidi, tanto che, come ho anticipato precedentemente riguardo ai settaggi del loro crossover interno, sono andato a spingere piuttosto che ad attenuare proprio sulla gamma alta, per renderle un po' più vivide, un po' più lucide, un po' più brillanti rispetto alla configurazione flat, che mi appareva davvero molto rotonda, molto morbida, con un basso piacione, e io sono abituato ad un altro tipo di alta fedeltà. Le cose rotonde e piacione non fanno tanto per me. Il bello, e questo è il succo di questo capitolo, il bello è che sono state capacissime di seguirmi nella mia richiesta a fare qualcosa di diverso da come si sono presentate in prima battuta. Cosa ho fatto? Anzitutto ho cominciato a cercare la posizione ideale all'interno del locale e questo ormai è prassi. Come sapete ci sono i segni al pavimento che tracciano il punto ideale delle Lotex che rimangono il componente ammiraglio qui dentro, ma nell'intorno di quei segni tracciati al suolo ho più o meno una trentina di centimetri avanti e indietro che spostano non di poco la risposta in basso nell'ambiente. Questo è stato il primo e fondamentale step. Il secondo step è stato rinunciare all'appoggio morbido e comodo dei piedoni e avvitare, come previsto, i loro puntali. Con le loro punte che hanno migliorato l'accoppiamento al suolo, il diffusore è diventato un filino più asciutto e reattivo ancora, quindi un altro passo nella direzione giusta. In più, lavorare sul toe-in, sull'angolazione verso il punto di ascolto, sapendo che il tweeter a cupola di tutti questi altoparlanti sarebbe stato quello con la dispersione più elevata in assoluto, ho cercato di mettere il mid-range non troppo puntato verso di me. Le casse non dico che siano parallele perché parallele non le ascolto mai, non ho mai trovato un diffusore che andasse bene tenuto perfettamente parallelo davanti all'ascoltatore. Un po' di toe-in c'è, ma devo dire che i midrange guardano ben bene al di fuori delle mie orecchie. Facendo ciò gioco sulla loro direttività, che all'aumentare delle frequenze si fa più marcata, e di conseguenza tiro via una certa parte di medio-alta dalle orecchie e lascio che sopravanzi il tweeter, dando un'impressione di gamma acuta ancora più presente di quella che sarebbe ascoltando invece il diffusore perfettamente in asse. Quindi midrange leggermente fuori, tweeter fuori con esso che però con la sua maggior dispersione riesce a coprire meglio il campo. Infine la scelta della curva di equalizzazione della gamma alta con i ponticelli sulla morsetteria, come vi ho mostrato in precedenza, quel più 1 decibel a partire da poco prima di 10 kHz ha reso ancora più simile il loro modo di esprimersi rispetto ai due sistemi che abbiamo menzionato, e alla fine di tutte queste operazioni ecco che mi ritrovo con il diffusore che suona come dico io. Allora, come vanno all'ascolto? Diciamo che dopo gli accorgimenti che ho descritto, dopo averle ben accoppiate al pavimento, dopo aver scelto la giusta pendenza per l'equalizzazione della gamma acuta, dopo aver regolato il toe-in in maniera opportuna, aver centrato il punto della stanza in cui si comportavano meglio e averle naturalmente collegate a tutto questo meraviglioso sistema con gli Exclusive M6 che fanno come al solito uno straordinario lavoro di pilotaggio, devo dire che il risultato è oltre le più rosee aspettative. Andiamo con ordine. Nell'insieme la musicalità, che dapprima sembrava essere l'unica risorsa a cui appigliarsi, rinunciando alla velocità, rinunciando all'attacco, rinunciando a tante cose
di cui sembravano piuttosto sprovviste. Dopo il giusto fine tuning, devo dire che abbiamo anche prontezza, freschezza, abbiamo un acuto bello crisp, come dicono gli anglosassoni, bello croccante, bello frizzantino, come si deve, in senso positivo esclusivamente. Quindi una gamma acuta di grande dettaglio che in confronto al modo di suonare di alcune interpretazioni più attuali, più moderne, è più incentrata sullo smalto e sulla matericità dell'acuto piuttosto che sull'estrema olografia, piuttosto che sulla più incredibile trasparenza. Sono molto dettagliate, ma ti fanno sentire con il palato quel dettaglio, ti fanno sentire la matericità del suono che hai davanti. E questo soprattutto per questo bellissimo tweeter in seta. Per quanto riguarda il midwoofer, per quanto riguarda la gamma media, in realtà nel suo insieme, abbiamo delle voci che finalmente ora suonano aperte, anche questo nell'accezione positiva del termine. Si sente il respiro dell'artista, si sente tutto quello che c'è da sentire nella dinamica anche della voce, nella inevitabile bisogno di velocità che a tratti emerge, ma senza sacrificare le armoniche e senza udire un intervento molesto di crossover, nonostante il punto di crossover a 2,5 kHz sia sempre molto delicato per esperienza. Qui il lavoro è riuscito molto bene perché non riesco a sentire uno scollamento, una brutta transizione tra il mid e il tweeter. La gamma, diciamo, medio-alta è la meglio amalgamata, la più coesa. Qualche difficoltà in più potremmo averla nel giudicare la transizione dal basso estremo al medio-basso e al medio. Effettivamente il woofer in polipropilene rispetto al mid woofer in magnesio fa sentire una certa sua differenza di voicing, una certa connotazione timbrica differente. Credo che pretendere un basso che fosse altrettanto veloce e punchy, come potrebbe essere il prodotto del mid woofer in magnesio SIS, da un cono da 6 pollici e mezzo in polipropilene sarebbe veramente troppo chiedere. Tuttavia, passando alle note positive del basso, è molto migliorato rispetto alla prima impressione piuttosto monocorde che mi ero fatto. È un basso bello, un basso intelligibile, un basso articolato, un basso soprattutto veramente profondo, un basso incredibilmente profondo per la taglia dei diffusori. E qui entriamo anche nel merito della scelta tecnica. Un bass reflex che vuole tirare giù così tanto il punto di risonanza fino a scendere a 30 Hz per, ripeto, altoparlanti così piccoli, ovviamente tira la coperta corta da una parte ben precisa, dalla parte dell'estensione, e ne sacrifica velocità transiente attacco. È fisiologico, non puoi avere l'estensione fino agli inferi e allo stesso tempo persino l'attacco e il punch con altoparlanti così piccoli, così limitati da un punto di vista energetico e di aria. Chiaramente questo va interpretato perché è evidente l'intento di Yamo di privilegiare la sensazione di completezza del diffusore di banda intera piuttosto che limitarlo per realizzare un prodotto, se mi passate il termine, più tecnico ma anche meno universale, che magari lasciasse a qualche possessore l'amaro in bocca di aver preso il miglior diffusore a pavimento del brand, salvo la Oriel che è fuori campionato e fuori listino e fuori scala, e avere la percezione che manchi qualcosa. Ecco, con questi diffusori l'appassionato non si sente tradito nella completezza e nella bontà complessiva del suo investimento per ascoltare qualsiasi genere e per godere tutta la musica. Questi diffusori sanno suonare tutta la musica. Ovviamente i generi che richiederebbero più punch sono quelli che ne escono un po' meno bene, sono quelli che scendono a qualche compromesso, i generi più dolci, più romantici, il folk, l'acustico, il jazz, ma anche la sinfonica, quella dove la ripresa dell'evento non è da fulmicotone, è magari una ripresa un po' lontana, un po' distaccata. Con quei generi lì è veramente uno spettacolo. È incredibile come a livello di micro dettaglio manchi in effetti veramente poco o niente rispetto a delle soluzioni paragonabili di oggi. Trovo in questo senso che la classe, il pedigree, il talento alle spalle di questi diffusori riesca dopo 25 anni a far dire
Le mie vecchiette, come le ho progettate, come conoscevo bene la musica e come andava riprodotta, non hanno il beneficio degli ultimi ritrovati tecnologici, ma il mio tocco sapiente ha realizzato un suono ancora oggi attuale perché è così ben equilibrato, così ben amalgamato tra dettaglio, tra musicalità, tra naturalezza, tra coerenza, e c'è un diffusore assolutamente competitivo dopo 25 anni. Competitivo, ripeto, con che cosa? Con soluzioni di paragonabile ingombro, con soluzioni di paragonabile richiesta economica. Se andiamo nella stratosfera alla quale la Yend ci abitua oggi, dove è un attimo fare un diffusore grande più o meno come questo qui e farselo pagare 50.000 euro, allora effettivamente potremmo spuntare da quel diffusore da 50.000 euro decisamente un'altra lista di peculiarità, lì per lì sorprendenti. Poi bisogna vedere se è quello che stiamo cercando, poi bisogna vedere se quel diffusore c'entra tutta la musica, la sua armonia, le sue armoniche, la sua struttura, la sua complessità, l'intima sensazione che sia un evento credibile. Ecco, questo talvolta è da vedere. Con questi diffusori, finché ci si arriva, non c'è dubbio che sia una rappresentazione onesta. È una sorta di tratto dell'umiltà, quello che i diffusori lasciano nel segno di questa recensione. L'umiltà di non voler strafare, di sfruttare alcuni dei migliori componenti che erano disponibili all'epoca, calpestando un territorio abbastanza umano e avvicinabile, e fare di questi ingredienti una ricetta semplicemente squisita, non arzigogolata, non cervellotica, non troppo estrema che tira da una parte e fallisce da un'altra, una ricetta perfettamente equilibrata, con persino un diffusore bello da vedere, abbastanza facile da collocare, elegante in molti contesti domestici, insomma, quello che l'hi-fi domestica per appassionati veri, puri, con un budget buono, ma non astronomico, potevano aspettarsi di fare. Da un punto di vista dinamico, devo dire che il diffusore ne ha. E l'unica nota che mi dispiace ogni tanto sentire è che quando la dinamica investe la cassa a banda intera, ecco che quella leggera marcia più lunga nel woofer si fa un po' sentire e quindi la sensazione dello scollamento, non solamente in termini timbrici, che sono quasi negligibili, ma proprio in termini di velocità e di dinamica, un po' si fa sentire. Se questi diffusori vengono ascoltati ad un volume medio, medio-basso, insomma volumi rilassati, tutto sembra andare molto bene, incredibilmente bene, viste le taglie, visto tutto quanto. Quando si inizia a fare sul serio, se è vero che la gamma medio-alta corre, è imperiosa e restituisce la dinamica veramente con perizia, con savoir-faire, il woofer in polipropilene un pochettino fa sentire che inizia ad allungare la voce, che inizia a risuonare da qualche parte, si inizia a sentire che non tutto l'esercito sta marciando proprio allo stesso passo. Di nuovo credo che tutto considerato sia assolutamente un difetto tollerabile, va tenuto a mente, perché se uno oggi vuole provare questo diffusore ma spera di metterci la musica elettronica con un punch incredibile, ascoltarla a volumi da club, ha sbagliato decisamente il diffusore. Per quella roba lì ci sono le Yamaha NS5000, però altri ingombri, altri prezzi, altro tutto. Per quanto attiene al palcoscenico sonoro, ho già accennato, corretto in tutte le dimensioni, se devo muovere una critica non mi sembrano proprio capaci di trasportarti in profondità fino a chissà dove, cosa che le soluzioni hi-fi, high-end più moderne riescono a fare con un incredibile cesello e con una sensazione di un tunnel infinito che potrebbe entusiasmare effettivamente. Io quando cito questi argomenti ricordo sempre che il palcoscenico sonoro non è proprio una delle prime virtù della musica dal vivo, per chi la ascolta ed è abituato a rendersi conto di cosa si vede dal vivo. Però effettivamente la profondità di tutte e tre le dimensioni è quella alla quale io tengo maggiormente, perché è un po' quella che anche dal vivo a mio avviso si percepisce maggiormente, quindi qui potrebbero fare di meglio, darebbero qualcosa di più anche al mio piacere di ascolto, è un limite che va segnalato. Se dovessi riepilogare e tirare le fila di tutto quanto si è detto delle loro caratteristiche,
La domanda alla quale mi piace sempre giungere con voi, e la risposta perciò, è come dovrei godermi questi diffusori? Perché sennò sono sempre tante chiacchiere, gli acuti, i medi, i bassi, la scena, la dinamica, ok, ma se io le avessi davanti, se io avessi un'opportunità di portarle a casa e volessi provarle, come le godrei al massimo? La mia ricetta è questa. Cercate di rendere la loro presentazione il più asciutta possibile. Non ponetele in condizione di ammorbidire ulteriormente un suono che al 90% per via del loro woofer, e però c'è e quindi va gestito, tendono già a fare. Non vi spaventate della gamma medio e medio-alta perché sono stupende, perché è stupenda e non ha bisogno di facilitazioni, non ha bisogno di addolcimenti. Mettete questi diffusori nell'assetto più corsaiolo che riusciate, quindi punte sul pavimento. Gestione del crossover alle alte frequenze, fate le vostre prove, ma non disdegnate di tirare su un pelino la risposta nella parte più acuta dello spettro. Sconsiglio di tirare su dai 3 kHz in avanti, come un paio di configurazioni offrono, perché in quel caso, a mio avviso, la naturalezza del suono che esce ne risente. Inizia a essere più duro. Perciò io preferisco dare sì un guizzo di vita aggiuntivo, ma darlo con la regolazione che tocca dai 10 kHz in poi. Usate saggiamente il toe-in, ascoltate quello che succede quando gli altoparlanti vi parlano tutti in asse e quello che invece succede man mano che le orientate verso l'esterno. Attenzione al vostro ambiente che non è il mio, ma è in quella quadra magica che scocca ad un certo punto della loro angolazione che trovate un equilibrio ideale che le rende un po' più attuali di quello che sembrerebbero di primo acchito. Dategli ovviamente amplificatori capaci di controllo, non giocate troppo con valvoline e valvolotte, a meno che non siano assolutamente nerborute e capaci di grandi cose in termini di controllo, altrimenti il woofer che già tende a scollarsi un po' rispetto al resto della banda, davvero va per la sua strada e poi il diffusore diventa incoerente e a mio avviso a quel punto si può archiviare completamente. La coerenza è sempre importante e rimarco il fatto che questo woofer sa comunque arricchire la cassa in maniera molto costruttiva e appagante. C'è un dibattito in rete, insomma, ci sono delle discussioni che ho rintracciato negli anni in cui si confrontano le Concert 8, quindi ripeto la versione bookshelf che si ferma al midwoofer, a queste Concert 11. E nel dibattito la risposta non così ovvia che ho letto tante volte è stata: secondo me sono meglio le piccoline, perché il woofer sporca, aggiunge una connotazione che impoverisce la bontà del midrange del tweeter. Un parere che ho abbracciato e condiviso io stesso per un periodo, fino a che non ho avuto la possibilità, anche per fare questo video, di mettermi di buzzo buono e tarare finemente il sistema, posizionare, insomma tutto quello che ci siamo già detti. E a quel punto ho cambiato idea. Quando ho sentito veramente che cosa sanno fare messe in condizioni a regola d'arte, mi sono ricreduto perché le Concert 8 le conosco molto bene, effettivamente fanno risplendere tutti i migliori pregi del midrange del Twitter, però costringono il midrange ad andare giù e fare la parte del woofer. Gliela chiedono e la fa in maniera sorprendente, infatti uno dei connotati della Concert 8 più sbalorditivi è: per essere dei bookshelf, ancorché di dimensioni abbastanza generose, scendono pazzescamente. Sì, però questo un pochino, quando il contenuto musicale è impegnativo, questo un pochino pesa sulla performance del midwoofer SIS. Con questo prodotto, invece, avendo un woofer aggiuntivo, il midwoofer SIS è decisamente sgravato di una fetta importante di energia a bassa frequenza e quindi per certi versi qui si esprime meglio. Bisogna essere attenti con tutto quanto detto finora a non fare sì che il woofer in polipropilene lavori male, lavori in un contesto non ben tarato e dia fastidio. E a quel punto rischi di rovinare il risultato finale più di quanto non porti dei miglioramenti. Beh, che dire, spero che se vi capiterà di incrociare questi diffusori, di fare una prova con loro,
Spero che le mie parole possano essere utili per attaccarle nel miglior modo ed essere soddisfatti. E ricordarci come eravamo 25 anni fa con un high-end che ci si presentava davanti a poco più di 3.000 euro. Vi ringrazio per essere stati con me anche questa sera e ci rivediamo tra 2 settimane. Alla prossima!